a 0, vado a mettere, perfetto, vediamo 100, 910 grammi. Bentornati a tutti su BMaker Electronics. Oggi andiamo a vedere questo kit molto interessante. Allora, è un kit per costruire una bilancia digitale con Arduino. Il cuore del progetto, andiamo ad aprire, è questo, un piccolo modulo chiamato HX711, se riuscite a vedere poi dopo lo apriamo, abbinato a una cella di carico. Io ho scelto questo da 20 kg. Ne esistono altri kit con peso diverso, quindi questo supporta massimo fino a 20 kg. Questa è la cella di carico. All'interno c'è un piccolo ponte di Wheatstone che varia resistenza quando applichiamo un peso. Ha 4 fili, ognuno con un ruolo ben preciso. Il rosso l'alimentazione, il nero l'alimentazione negativa, poi abbiamo il bianco, il segnale negativo a meno, e il verde è il segnale positivo a più. Se guardiamo bene la cella, troviamo sul fondo e anche sopra una predisposizione per inserire le viti per appoggiare su un piano e per mettere un piano sopra. Andiamo ad aprire il nostro modulo HX711 e vediamolo da vicino. Riesco a tirarlo fuori. Okay. Troviamo il modulo HX711 in piedini. Questo modulo è un amplificatore di segnale, è un convertitore analogico digitale a 24 bit. Serve per leggere il piccolo segnale che la cella invia a questo modulo e inviarlo a Arduino. I pin per i collegamenti troviamo E più e meno per alimentare la cella, per ricevere il segnale, poi troviamo A più e A meno per ricevere il segnale, VCC per l'alimentazione da Arduino, GND per la massa, DT e SCK sono i due pin digitali che useremo per comunicare con Arduino. Quindi da sta parte andrà collegato alla cella, da quest'altra parte ad Arduino. Ho saldato i pin, così possiamo metterlo su una breadboard e provare. Ho rifatto lo schema bello preciso. Allora, da questa parte troviamo la cella di carico da 20 kg con 4 fili, rosso, nero, verde e bianco. Il rosso va collegato ai più, il nero ai meno, il verde ai più, il bianco a meno del HX711. Poi troviamo da quest'altra parte troviamo un Arduino, quindi il GND va collegato al GND, DT al pin digitale 2, SCK al pin digitale 3, UCC a 5 volt. Ho fatto il collegamento dal modulo ad Arduino, ho qui un Arduino R4, ho collegato VCC a 5 volt, il GND a GND, poi ho collegato SCK sul pin 3 e DT sul pin 2, digitale 2 di Arduino. Vi faccio vedere le viti che possiamo mettere sulla cella di carico per fissare sia la parte inferiore che la parte superiore. Come vedete si avvita perfettamente. Ho messo la cella di carico inserito in una morsa, così da mantenere a un lato stabile e qua
andremo a appoggiare il peso. Come si flette avremo la misura della resistenza. Ho collegato i fili a più, a meno e più. Se casomai vedete le letture invertite, a meno e a più, possiamo cambiare i fili. Ok, adesso andiamo sull'IDE di Arduino e andiamo a vedere i valori. Allora, per prima cosa dobbiamo installare la libreria HX711, io qua già l'ho installato. Poi facciamo include la libreria, scriviamo questo codice che vi lascio in fondo in descrizione, colleghiamo il nostro Arduino. Ok, ho collegato, io ho un Arduino 1 R4 Wi-Fi e mandiamo il codice su Arduino e vediamo cosa leggiamo sul serial monitor. Apriamo il serial monitor, andiamo a leggere i valori. Troviamo il valore grezzo intorno a 500, quindi annotiamo questo valore. È abbastanza stabile, intorno a 500, quindi va bene. Adesso andiamo a appoggiare un peso noto. Vado a mettere sulla bilancia un vasetto di tonno e pesa 110 grammi, misurato su un'altra bilancia. Sul serial monitor vado a leggere il valore con la scatoletta di tonno è intorno ai 6100. Se tolgo la scatoletta torno a 500. Allora abbiamo valore a vuoto intorno a 500, valore con una scatoletta di tonno T intorno ai 6100, peso reale della scatoletta è di 110 grammi, quindi è 0,110 kg. Calcoliamo la differenza, quindi si fa 6100 meno 500 è uguale a 5600. Calcoliamo il fattore di scala, quindi si fa 5000, sì, il nostro valore diviso il peso di riferimento, la scatoletta di tonno, e fa, mettiamo una calcolatrice, facciamo 5006 diviso 0,110 fa 5090,0. Aggiorniamo il nostro codice di Arduino dove riusciamo a leggere il peso e mettiamo il fattore calcolato in set scale 50909.0 che abbiamo letto prima e mandiamo su Arduino. Leggiamo sulla bilancia in valore intorno a 0 kg. Andiamo, non ve lo faccio vedere, ma sto per appoggiare la scatoletta di tonno e troviamo 0,106, 107. Quindi aspettate, così si vede meglio, è da sistemare, da rifinire ancora. Sappiamo che la scatoletta di tonno pesa 110 grammi, però il valore sposta di 3-4 grammi, quindi andiamo a fare 5006 diviso, aggiungiamo 4 grammi, 0,114 e troviamo 49122,0807 che andiamo a sostituire al fattore di calcolo. Ho sostituito il valore 49.122,207 e mandiamo su Arduino e andiamo a vedere sul serial monitor se stavolta il peso è giusto. Vediamo sul serial monitor il peso di 0,02, 1, quindi 0 grammi, e andiamo a mettere la scatoletta di tonno
dovrebbe uscire 110 grammi, esce 120, troppo, quindi dobbiamo diminuire il valore. Ho messo il valore facendo diviso 5006 diviso 0,113 e mandiamo su Arduino e vediamo se stavolta ci avviciniamo al peso. Ok, leggiamo intorno a 0, vado a mettere effetto, vediamo 910 grammi. Questa volta riusciamo a leggere perfettamente. La mia calcolatrice pesa, riesco a farlo mantenere, pesa 74 grammi. Mettiamo, non so, ho una bottiglietta d'acqua, vediamo se riusciamo a farlo mantenere. Questo pesa più di 200 grammi. Questa cella di carico arriva fino a 200 grammi, scusate, a 20 kg. Abbiamo visto come creare quindi una bilancia con la nostra cella di carico, con il nostro modulo HX711 e Arduino. Possiamo aggiungere un display per visualizzare il peso, ma questo possiamo farlo benissimo in un altro video, oppure vi potete divertire voi a creare, adesso che sapete come funziona, creare piccoli progetti. Per esempio potete mettere un LED che sopra a tot kg si accende. Per esempio, se mettete una scatoletta di tonno, un peso che pesa più di 100 grammi, si accende una luce verde. Se pesa di meno si accende una luce rossa, quindi no, non è un peso buono, quindi vi potete divertire come volete. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, ricorda di iscrivervi al canale, se avete qualcosa da dire potete scrivere sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.